Ok, in partenza, entro breve, abbiamo un sacco di autostrade da fare. Andiamo a vedere il castello di Bardi, soprattutto, che è un castello bellissimo, enorme, perfettamente conservato. Lungo il viaggio ci fermeremo anche al castello di Varano e poi al ritorno, per un altro giro con delle strade che forse non abbiamo ancora fatto, al castello di Compiano e poi ritorneremo. È un giro lungo, impegnativo per me, perché c'è da fare un sacco di autostrade, io non l'amo tantissimo. Vabbè, andiamo. Yo! Eccoci al castello di Varano, prima sosta del nostro viaggio, giusto per montare l'attrezzatura e poi ripartire perché siamo un po' in ritardo. Castello con una storia infinita, edificato circa, non si sa bene, ma intorno all'anno 1000 e poi appartenuto alla famiglia dei Pallavicino. Una storia di passaggi di potere infinita, non ve lo dico neanche, so mezz'ora di spiegazione, andatevela a leggere voi. Comunque è molto bello e adesso noi ci facciamo le nostre solite foto, il nostro solito voletto e in realtà poi partiamo perché siamo già un po' in ritardo. Non so niente, dai, andiamo, yo, a dopo. E ok, eccoci qua a fare finalmente un giro abbastanza consistente. Andiamo a vedere il castello di Bardi principalmente e poi, se facciamo in tempo, anche quello di Compiano. Abbiamo appena fatto un piccolo sopralluogo al castello di Varano dei Melegari, da dove siamo partiti perché è appena dopo l'uscita dell'autostrada che abbiamo fatto fino adesso. C'è un caldo veramente importante, improvviso è scattato il vero luglio ed è una maledetta domenica. Purtroppo io, per poter fare questi giri un po' più lontani da casa, visto che appunto sto facendo ancora la fisioterapia e la mattina insomma ce l'ho praticamente tutta impegnata, purtroppo devo usare il weekend, che non è proprio la cosa che mi fa impazzire, perché non vi dico l'autostrada quanto era veramente smutatamente trafficata e anche qua in giro veramente c'è di tutto. Però dai, speriamo che andando avanti, addentrandoci nelle valli, ci sia meno gente, anche se il Castello di Bardi è un'attrazione turistica veramente grossa, immagino troveremo anche lì un bel po' di gente. Adesso una quarantina di chilometri in tranquillità. Come potete notare c'è un nuovo gadget, e anche causa del mio ritardo alla partenza di stamattina, perché non mi ero accorto che, a differenza della Insta360 che usavo prima, l'obiettivo della GoPro è a destra, e per cui ho dovuto spostare la faccenda, ho perso un po' di tempo, per questo ho fatto tutto fino adesso un po' in fretta e furia. Volevo partire un po' prima proprio per cercare di evitare il traffico, ma ahimè quando uno è un po' scemunito come me, questo genere di intoppi è all'ordine del giorno. Comunque spero che sia un'immagine buona, perché non l'ho testata stupidamente, la sto testando a un viaggio abbastanza importante, e dopo insomma quasi 4 anni di tentativi sono riuscito ad arrivare a un set che forse mi sta soddisfacendo. Speriamo bene, dai. Questo mi porta a fare un paio di considerazioni abbastanza complesse sul fatto che, mannaggia me e il mio essere anticonformista,
ahimè, perché appunto, dai, 3 anni e mezzo di tentativi falliti miseramente, perché no, non volevo prendere semplicemente copiare quello che facevano tutti, no, io dovevo pensare, no, per conto mio, con la mia capoccia, e giustamente la mia capoccia è pacata e non ci ho preso. D'altronde, raghi, è così, è un po' una sfortuna essere anticonformisti, perché insomma non è una volontà quella di esserlo, è proprio una cosa a cui non puoi farne a meno. Dici no, vabbè, fanno tutti questo, io devo fare quest'altro, e questo si estende anche ad altri aspetti della vita. Insomma, tutti fondamentalmente quello che sono o quello che sono stato fino adesso è frutto di questa cosa, perché quando ero un ragazzino e le varie formule aggregative giovanili erano o essere paninari o essere un'altra cosa, io no, non ci stavo, volevo trovare la mia strada, e alla fine in qualche modo l'ho trovata facendo poi quello che ho fatto, avvicinandomi al breaking, poi ai graffiti, poi alla musica. Adesso qui è facile perdersi in questo discorso appunto un po' complesso, però probabilmente se oggi fossi un ragazzino ma con la mentalità che avevo allora, probabilmente tutta questa faccenda del rap non mi sarebbe interessata, perché adesso la stanno facendo tutti, è proprio la roba che una volta io rifuggivo, cioè essere rapper oggi in qualche modo è come lo era ai tempi essere un paninaro, anche se a me un po' quella roba lì mi puzzava, perché sembrava un po' veramente la gara a chi aveva i genitori più ricchi, e io insomma ero già non potevo partecipare, ecco. E sì, era insomma questa cosa di ostentare la marca, il gadget, il trend, che poi non è molto diverso da quello che è adesso. Perciò appunto dico, probabilmente se fossi ragazzino adesso con quella mentalità di allora, probabilmente farei una cosa che tra 20 anni diventerebbe di massa, ma che adesso non conosce nessuno, esattamente come era una volta l'hip hop. Però insomma non è una polemica, è semplicemente così, è un po' una descrizione del fatto che questa cosa di dover sempre fare di testa mia, sì, ha portato a qualche soddisfazione, ma anche a qualche sola, come questa cosa di no, ci penso io, so io come, no, invece no, devo fare questa cosa del vlog copiando tutti quanti. Adesso non sto a entrare nell'aspetto tecnico, magari questa cosa me la riservo per una giornata in cui nevica e non posso andare in moto, ma voglio comunque fare uscire del qualche cosa, del contenuti. Ok, comunque cominciamo a parlare di dove siamo. Siamo nella Valle del Ceno, stiamo risalendo. Tra un po' dovremo anche incrociare un altro castello, però è privato, tipo ci abitano, il castello di Golaso. Ma non ci fermeremo perché appunto abbiamo un po' di carne al fuoco. Castello di Bardi, vogliamo fare un po' di voletti, un po' di foto, un giretto. Sarebbe anche da vedere all'interno. Ho incontrato una coppia una volta che mi ha consigliato, dice che è bellissimo dentro, ma purtroppo noi gli interni oggi siamo abbastanza lontani da casa. Ne vogliamo vedere anche un altro di castello, perché non vogliamo rifare la stessa strada al ritorno, per cui ci siamo un po' organizzati per fare un giro, insomma ci porterà quasi alle soglie del confine con la Liguria, Borgo Val di Taro quasi, perché poi scollineremo dall'altra parte e scenderemo nella Valle del Taro, che è il castello di Compiano, più piccolo ma molto carino. Io sono stato in entrambi, ho già fatto questo giro e mi era molto piaciuto, però appunto ricollegandoci ai discorsi di prima, l'ho fatto tutto con materiali inadeguati, quasi quasi le immagini potevano essere anche accettabili, ma l'audio era veramente veramente pessimo. Beh dai, adesso vedo che di gente non ce n'è in giro, molto bene. Ecco qua il castello di Golaso, molto bellino, secondo me un po' imboscato là sotto. Queste colline sono stupende, davvero davvero selvagge. Se non sbaglio questa è una zona, andando sempre più verso sud, molto poco popolata, è una delle
delle zone, credo d'Italia, con la minor densità abitativa. Comunque sì, ho appena finito di fare l'editing dell'ultimo giro e devo dire che sono piacevolmente sorpreso di essere diventato un pochino più veloce, spero anche un po' più bravo, però ascoltandomi e poi anche riascoltando quelli precedenti mi sono accorto di una roba. Molto spesso io parlo di noi, adesso facciamo, adesso andiamo, adesso siamo, e no, insomma, non è un plurale majestatis, non è che me la sento dall'imperatore, è che non lo so perché mi scatta così, forse perché siamo io e la mia moto, la mia vecchia baracchina qua, per cui niente, perdonatemi, anzi perdonateci, non è proprio una roba di ego, è così. Secondo me non dovrebbe mancare molto, infatti mi sa che già lo scorgo all'orizzonte, questo castello fantastico, proprio immenso, una struttura difensiva pazzesca. Eccolo lì, guardatelo, bellissimo, proprio appeso a quella roccia, fantastico, fantastico. Eccoci arrivati alla nostra prima destinazione. Wow, cioè guarda che roba, pazzesco, veramente assurdo. Eccoci arrivati. Ecco fatto. Ok, dai, a dopo, ciao. Ed eccoci qui a Bardi. Eccoci qui al castello di Bardi, guardate, magnifico, davvero impressionante, imponente. Siamo sopra la Valle del Ceno e questo castello ne controllava tutto il territorio. Fu probabilmente edificato prima dell'anno 1000 dai Longobardi, da cui appunto deriva il nome Bardi, e dopodiché ne prese possesso la famiglia Landi, che è anche proprietaria del prossimo castello che andremo a vedere, che è quello di Compiano. Dopodiché passò di mano in mano svariate volte, passò alla famiglia Farnese, poi ai Bordone di Parma. In epoca moderna divenne anche carcere e lentamente poi venne abbandonato. Venne poi ristrutturato intorno agli anni 70, adesso è visitabile, dentro ci sono pare delle sale bellissime, io non mi posso fermare, però vi consiglio di andare a vederlo, me ne hanno parlato veramente molto bene. Perciò noi adesso ci facciamo un bel giretto in paese, un voletto, un paio di foto, dopodiché prendiamo la moto e ce ne andiamo a vedere il castello di Compiano, che dovrebbe essere dietro quei rilievi là. Yo, a dopo, ciao! Ok. Che caldo. Mi sono dovuto togliere qualcosa perché proprio era insostenibile. Nonostante qua credo siamo già abbastanza, non dico alti, ma insomma dai, sì, più di 500 siamo, sicuro, mai. Va bene, dai, abbiamo fatto tutto, veramente bello. Un giorno dai ci veniamo anche a vedere l'interno, è che insomma è un po' lontano da casa, per cui il tempo è sempre tiranno.
Guarda che bella questa valle. Allora, andiamo a fare una strada nuova, perché io questo giro l'ho già fatto e feci l'errore di prendere quella strada là anziché questa, e infatti mal me ne incolse perché era abbastanza una stradaccia di merda. Però io ero convinto che fosse quella, e siccome appunto sapevo che ce n'erano due, una buona e una di merda, ho detto ma io se ho preso quella buona, cioè quella pessima qual è? Cosa c'è? Crocifissi a bordo strada con la gente inchiodata, non lo so. Infatti poi ho scoperto che avevo preso quella brutta. Ok, siamo alla volta di Compiano. Guarda qua che bello. Fantastico. Wow, bellissima, bellissima sta strada. Madonna che meraviglia. Sembra proprio di stare fuori dal mondo qua. In effetti un po' lo siamo. Bellissimo, Madonna che panorama. Che bello. E adesso stiamo attraversando Bedonia, veramente bellissima la strada che porta dalla Valle del Ceno a quella del Taro, stupenda, stupenda, mega selvaggia con degli scorci stupendi. Adesso dovremo prima o poi trovare, tra non molto, sulla nostra sinistra una salita che ci porta dopo poche centinaia di metri al castello di Compiano, e lì ci fermeremo un attimino. Ecco qua, Compiano, dovrebbe essere proprio qua. E ci si dovrebbe stagliare proprio qua, eccolo lì. Guarda che bello. Bellissimo, bellissimo. Guarda che bella la fortificazione. Wow. Eccoci, eccoci, eccoci arrivati. Andiamo a fare la nostra visitina e poi ce ne torniamo a casa perché siamo belli lontani. Dai, stacchiamo e ci vediamo dopo. Ciao! Ok, eccoci in cima al bastione, dietro di me l'ingresso del castello. Questo complesso viene fatto risalire a prima del 1000 ed è appartenuto per prima alla famiglia di Malaspina, che poi lo cedette al comune di Piacenza, e poi venne conquistato dai Landi, che erano anche i proprietari del castello di Bardi che abbiamo visto prima. Poi è passato anche questo ai Farnese dopo la loro cacciata, e adesso credo che ospiti un hotel
Ok, davvero davvero bello. La nostra terza tappa è stata smarcata e adesso ce ne torniamo a casa. Siamo abbastanza malconci, però soddisfatti. È stato un giro molto molto bello, spero vi sia piaciuto anche a voi. E adesso noi facciamo gli ultimi 20-30 km e poi entriamo in autostrada. Solite foto, voletti e a dopo. Ciao! Ah, Castello di Compiano smarcato e via verso casa. Dai, è stato un giro molto bello, molto faticoso. A me l'autostrada un po' mi sdrena. No, dicevo, un bel giro, addirittura 3 castellini, no, 2 castellini e un castellone, perché cazzo, quello di Bardi è gigantesco, ma veramente gigantesco. Adesso non abbiamo più tante batterie, le lascerò morire, per cui dai, prima che sia troppo tardi facciamo i saluti. È stato un bel giro, sono contento. Adesso noi torniamo a casa, belli sfranti, ma soddisfatti. Ancora non sto lavorando sull'outro. No, non sono riuscito ancora a trovare niente. Ok, allora dai, la routine la conoscete, ci vediamo nel prossimo episodio, spero con un altro giro abbastanza consistente. E niente, dai, statemi buona e on the run. Ciao!